Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi vi parlerò di quali devono essere i requisiti minimi che deve avere un computer per essere adatto all'editing di foto e video. Se siete fotografi e videomaker e volete comprare il vostro primo computer o magari volete cambiare il vostro vecchio computer, questo è il video che fa per voi. Questo video sarà leggermente più lungo del solito perché entrerò molto nel dettaglio, ma guardatelo fino alla fine perché vi darò alcuni consigli. Voglio precisare che non sono né un tecnico né un ingegnere informatico, per questo non vi dirò quale marca o quale pezzo comprare, anche perché ce ne sono un'infinità di marche, tipologie e fasce di prezzo, ma vi dirò quali sono le linee guida per capire meglio come procedere. Rispondo subito delle domande che vi verranno sicuramente in mente. La prima domanda che vi verrà subito in mente è Mac o PC? In ambito fotografico di videomaking non c'è differenza. In un altro video vi spiego perché ho scelto Mac, ma è una questione personale. Ci sono fotografi e videomaker che preferiscono Mac ed altri che preferiscono Windows. Ogni computer ha i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente se andiamo a scegliere Mac avremo meno problemi nella scelta dei componenti, perché Apple ci dà la possibilità, tra virgolette, limitata di scegliere componenti che sono ottimizzati per quel computer, a differenza invece di un PC dove abbiamo diversi brand e fasce di prezzo, un'infinità di prodotti su cui scegliere. La seconda domanda che vi verrà sicuramente in mente è PC fisso o portatile? Anche qui la mia risposta è assolutamente indifferente, perché i portatili d'oggi hanno raggiunto delle prestazioni molto comparabili con quella dei fissi. Se siamo delle persone che viaggiano molto spesso dovremo avere un computer trasportabile, per questo motivo sceglieremo un portatile. Caso contrario, un fisso. Un altro fattore che potrebbe influenzarci è la possibilità di effettuare delle upgrade. Un tempo si potevano effettuare upgrade anche sui portatili, quindi si poteva cambiare la scheda video, RAM, SSD. Ora, per questioni di peso e spazio, la maggior parte dei computer ha i componenti saldati sulla scheda madre, quindi è molto più complicato fare determinati upgrade, cosa che non succede invece per i computer fissi, dove nel corso degli anni si possono cambiare vari componenti come scheda video, RAM, SSD e quindi tenere il nostro computer sempre aggiornato a livello hardware. La terza domanda è: comprare un PC già assemblato o assemblarlo? La mia risposta in questo caso è assemblarlo, perché abbiamo risparmio sui costi, lo personalizziamo al 100% e quindi abbiamo un computer adatto alle nostre esigenze. Una volta risposto a queste domande cardine, capiamo quali sono i componenti hardware di un computer coinvolti nel processo di editing di foto e video e quali sono le loro funzioni. Successivamente analizziamo i principali programmi di editing foto e video e i loro requisiti minimi e infine vediamo quali potrebbero essere delle configurazioni base adatte alle nostre esigenze. Quando compriamo un computer dobbiamo tener conto del processore, RAM, scheda video e memoria. Il processore o Central Processing Unit, comunemente chiamato CPU, è il cervello del nostro computer che permette di effettuare delle operazioni o dei calcoli. Per la CPU bisogna tener conto del numero dei core, della frequenza e del thread. Più core ha, più calcoli riesce ad effettuare contemporaneamente. La frequenza, misurata in GHz, è la velocità che ha ogni singolo core per effettuare questi calcoli. Il thread invece ci indica quante operazioni riesce a effettuare contemporaneamente ogni singolo core. Ovviamente più core o più velocità non vuol dire un computer più veloce, bisogna considerare il mix di tutte e tre queste caratteristiche per fare la nostra decisione. Anche qui la domanda sorge spontanea: processore AMD o Intel? E la mia risposta è indifferente. I processori sono molto competitivi, entrambi sono buoni e veloci. Darei un punto a favore di AMD perché offre dei buoni processori a prezzi più bassi e competitivi rispetto a Intel. Vorrei fare una piccola parentesi in merito al processore M1 che ha introdotto Apple. Essendo un processore prodotto da Apple, ha reso questi computer molto veloci e performanti e portati ad un livello superiore. Però essendo un processore nuovo, diciamo che è un mondo inesplorato e bisogna vedere nel corso degli anni come andrà a finire. Passiamo alla RAM. La RAM è una memoria volatile che è in grado di immagazzinare delle informazioni che devono essere elaborate al volo. Più è grande la RAM, più veloce sarà il nostro computer, perché sarà in grado di lavorare con più programmi e più processi contemporaneamente senza rallentare. Passiamo ora alla scheda video. La scheda video, o comunemente chiamata GPU, Graphic Processing Unit, è molto simile alla CPU, solo che è specializzata nell'elaborazione di foto e video. Abbiamo la scheda video integrata, quella sulla scheda madre, e poi abbiamo quella dedicata che è possibile sostituire. Anche per la scheda video abbiamo di tutti i tipi, prezzo
e marche. Per poter scegliere una buona scheda video dobbiamo tener conto della velocità della scheda video e della RAM. Più è veloce la GPU, più informazioni potranno essere elaborate. Per quanto riguarda invece la RAM e la GPU, questo dipende molto dalla tipologia di video che andiamo a editare. Per esempio per video 4K o 8K avremo bisogno di una RAM molto più grande. Parlando di RAM e scheda video bisogna fare una precisazione. Il componente hardware che viene usato maggiormente per l'editing di foto e video è la RAM. La scheda video, nel caso di editing di foto, viene usato solo per alcune operazioni ed alcuni effetti, ad esempio in Photoshop. Viene dato maggior peso invece nell'editing di video. Ad oggi Adobe sta incrementando l'utilizzo dell'acceleratore grafico, dando sempre più importanza alla scheda video. L'ultimo componente da considerare è la memoria. La memoria è quel componente hardware che ci permette di salvare i nostri dati e installare i programmi. Più veloce sarà la memoria, più veloce sarà l'importazione e l'esportazione e anche l'elaborazione dei dati. Anche qui ne abbiamo diverse tipologie. La differenza principale è hard disk e SSD. I hard disk sono dotati di un disco magnetico fisico che serve a immagazzinare i dati. Le SSD sono delle unità a stato solido, non hanno nessun componente fisico, per questo sono molto più veloci rispetto agli hard disk. Sicuramente le SSD stanno prendendo sempre più piede negli ultimi anni e anche qui abbiamo diverse tipologie. Ad esempio abbiamo le SSD con SATA 3, proprio a causa di questo connettore molto più lenti, fino ad arrivare agli SSD PCI Express con protocollo NVMe che hanno raggiunto delle velocità assurde. Si parla di 3500 MB al secondo rispetto a 600-700 che ne offrivano i SATA 3. Una volta visto i vari componenti hardware utili per l'editing di foto e video e capito il loro funzionamento, andiamo a vedere quali sono i requisiti minimi che richiedono i principali programmi di editing foto e video. Partiamo con i programmi di editing di foto, quindi Photoshop e Lightroom. Entrambi richiedono come requisiti minimi una RAM di 8 GB e 2 GB di scheda video, consigliati 16 di RAM e 4 di scheda video con un processore di almeno 2 GHz. Passiamo ora ai programmi di editing video come After Effects e Premiere. Entrambi i software richiedono 8 GB di RAM e 2 di scheda video con un processore Intel di sesta generazione e un Ryzen dalla serie 1000 in poi. Se invece iniziamo ad elaborare video in 4K o 8K, richiedono come RAM 16 o 32, 4 GB di scheda video e processori Intel della settima generazione o Ryzen dalla serie 3000 in poi. Ultimo da considerare è Final Cut per Mac. In questo caso richiede 4 di RAM e 1 GB di scheda video come minime e consigliate 8 di RAM e 1 GB di scheda video. Tenendo in considerazione tutte queste caratteristiche, andiamo a vedere quale potrebbe essere una configurazione base. Bisogna fare una distinzione se utilizziamo il computer solo per editing foto, editing video o per entrambi, perché come abbiamo detto abbiamo un diverso uso di RAM e scheda video in base a cosa facciamo. Se usiamo il nostro computer solo per editing di foto, direi di partire almeno con 16 GB di RAM e 4 di scheda video, perché come abbiamo detto nelle foto viene maggiormente usata la RAM che la scheda video. Se usiamo invece il nostro computer solo per l'editing di video, io vi consiglierei di partire almeno con 32 GB di RAM e 4 di scheda video. Visto che le configurazioni per video richiedono componenti hardware molto più potenti rispetto a quelle delle foto, un computer configurato per l'editing di video potrebbe essere anche adatto per l'editing di foto. Per il processore direi di partire da un 6 core Intel i7 almeno di settima generazione e un AMD Ryzen corrispettivo 7 di terza generazione. Per quanto riguarda i computer bisogna anche tenere in considerazione la durata. Se compriamo un portatile in un futuro noi non potremo cambiare i componenti hardware. Proprio per questo motivo il mio consiglio è comprare un portatile con dei componenti hardware più performanti in modo da avere un computer competitivo anche tra qualche anno. Il discorso cambia per i fissi perché abbiamo la possibilità di effettuare degli upgrade nel corso degli anni e quindi avere un computer sempre aggiornato e competitivo. Oggi vi ho descritto tutti i componenti hardware che sono coinvolti nel processo di elaborazione di foto e video, vi ho spiegato quali sono i requisiti minimi che richiedono i vari software di editing e quale potrebbe essere una configurazione base per un computer adatto all'editing di foto e video. Vorrei precisare che tutto ciò che ho detto finora è aggiornato 2021. Magari queste informazioni non potrebbero più essere utili in un futuro, ma potrebbero pur sempre essere delle linee guida che vi permettano di capire come muovervi in quest'ambito. Spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto mettete like e commentate e ci vediamo al prossimo.